Buonasera a tutti, bentornati, bentornate a GED. Doveva essere l'ultima trasmissione dell'anno prima della pausa per le feste, poi probabilmente la prossima settimana faremo un GED flash per quanto riguarda le problematiche sul Mar Rosso, ma vediamo un po' come si evolvono queste dinamiche. Allora, oggi parleremo di idrogeno, di tecnologie dell'idrogeno e di come possono essere dirompenti, disruptive, è un termine tecnico anglosassone, proprio sugli equilibri geopolitici. E ne parleremo con un ospite d'eccezione, il dottor Francesco Celani, ciao Francesco. Ciao. Buona serata e grazie per essere venuto. L'invito. Grazie a te. Di solito noi, introduco gli ospiti dopo la prefazione, visto che sarà leggermente più lunga, non voglio tenerti in anticamera appunto per tanto tempo, quindi ti ho già introdotto. Prima di tutto vorrei però presentarti. Francesco Celani è uno dei massimi ricercatori a livello mondiale per quanto riguarda la LERN, cioè Low Energy Nuclear Reaction, cioè quella che una volta veniva impropriamente chiamata in fusione fredda. Se volete la bibliografia un po' di Francesco Celani potete andare su Wikipedia, perché c'è anche su Wikipedia. Ricordo che è stato anche candidato al premio Nobel per la pace e anche ha ricevuto uno dei massimi premi per quanto riguarda la ricerca sulla Low Energy Nuclear Reaction, la LERN appunto, come abbiamo detto. Ecco, se puoi, introducendo anche Francesco, svelare, dire qual è stato il premio e in quanti l'avete preso e chi oltre a te ha preso questo importantissimo premio. Ok, semplicemente quest'anno c'è stata la 25esima conferenza sulla fusione fredda. La conferenza è il nome ICCF, International Conference on Cold Fusion, numero 25. In realtà le conferenze sulla fusione fredda in tutto sono state a livello internazionale un centinaio, ma quelle grandi 25. Questa volta c'è stata una sorpresa, perché il comitato organizzatore della International Society Condensed Matter Nuclear Science, che è il nome tecnico dato alle ricerche note storicamente come fusione fredda, e poi con l'evoluzione degli esperimenti cambiato nome. E il comitato organizzatore di questa società unitamente si è frizzato purtroppo. A questo punto, visto che il professor Celani si è frizzato, io incomincio con appunto l'introduzione. Poi quando ne verrà il regista appunto lo reintrodurrà. Quindi oggi parleremo di idrogeno e delle tecnologie sul idrogeno, anche perché la tecnologia che si basa sulle batterie elettriche e anche sul fotovoltaico inizia a mostrare tutti i suoi limiti, nonostante le spinte ideologiche per accelerare una transizione troppo affrettata e soprattutto imposta senza possibilità di scelta e di concorrenza tra le varie opzioni. Cioè scelta in maniera che sia l'utente e il mercato a scegliere quale possa essere la più vantaggiosa, come sempre avvenuto per le altre fasi tecnologiche. È così che si riesce appunto a scegliere la tecnologia più efficiente. Non sono le imposizioni dall'alto. Già ora alcuni automobilisti stanno tornando alle macchine a motore fossile, scontenti di quelle elettriche poco efficienti e pratiche, con costose batterie che durano solo al massimo 7-8 anni, con tempi di ricarica infiniti e picchi di ricarica ingestibili.
Cosa accadrebbe con milioni di lavoratori che arrivano a casa e contemporaneamente si mettono a caricare le macchine? Quante colonnine ci vorrebbero per smaltire file di automobilisti con ricariche che durano almeno mezz'ora? Se confrontiamo poi il ciclo produttivo di vita di smaltimento di una macchina elettrica, vediamo che l'impatto inquinante è pari a quello delle macchine a energia fossile. Società di traghetti del nord Europa vietano alle macchine elettriche di imbarcarsi sui loro traghetti per pericoli di incendio. Le energie rinnovabili, a causa della loro incostanza, eoliche, solare, eccetera, possono affiancare e forse raggiungere ed equiparare le altre energie, ma non sostituirle totalmente. La fusione calda è sempre lontana. In tempi di realizzazione, i tempi di realizzazione rimangono sempre inalterati, malgrado passino i decenni. Le mini centrali nucleari a piombo fuso possono essere una risposta parziale, ma sicuramente non possono, per ovvi motivi, anche di scorie, diventare la fonte energetica dominante. Assodato che il riscaldamento climatico esiste, perché esiste, anche se bisogna capire qual è la percentuale dovuta all'uomo e quanto alle oscillazioni cicliche del clima, come insegnano i climatologi del resto, che sono cosa ben diversa dai meteorologi. Ricordiamo infatti che su 800 miliardi di tonnellate di anidride carbonica prodotte in un anno, circa 40 sono di origine antropica, quindi il 5%, e poco meno di 5 di queste dovute alle automobili. Ricordiamo che comunque di questi 40, solo noi col nostro respiro produciamo quasi 3 miliardi di tonnellate all'anno di anidride carbonica. Quindi ci sono potenziali tecnologie dirompenti, disruptive, quindi per poter cambiare questa situazione, che solo la martellante propaganda voluta anche dalle istituzioni parlamentari europee riesce a non far recepire come di stallo. Perché se in passato ci scagliavamo contro le lobbies del fumo, delle armi o dei farmaci, spesso a ragione, talvolta no, ora ci sono le lobbies dell'elettrico. Sì, in questo momento ci sono varie tecnologie che possono essere veramente dirompenti. Per quanto riguarda la sostituzione del fossile, e la stragrande maggioranza di queste è basata proprio sull'idrogeno, anche se divisa in varie linee di ricerca. Ne esamineremo una di queste, appunto, come ricordato all'inizio, è la LERN, un tempo chiamata fusione fredda, ma ce ne sono altre all'orizzonte, non in concorrenza o alternative, ma comunque complementari. E ce le spiegherà appunto Francesco Celani, che ricordiamo è ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi ci darà il premio appunto che ha ottenuto. L'idrogeno quindi può essere nei prossimi anni veramente disruptive e influire sugli equilibri geopolitici mondiali. Teniamo conto che l'Europa dipende quasi totalmente dal fossile che usa, al contrario degli Stati Uniti, che hanno la piena indipendenza ed anzi sono marginalmente anche esportatori, soprattutto per il gas, o della Russia anche. Sostituire il fossile con le rinnovabili e l'elettrico, che io non definisco rinnovabili, poiché se dopo 7 anni quelle batterie vanno smaltite, ed è difficile farlo e anche inquinanti, e le macchine senza batterie, tra l'altro, se parliamo di automobili e non del resto, vengono buttate via perché il costo delle batterie nuove supera il valore residuo dell'auto, quindi non le considero appunto rinnovabili. Queste non fanno altro che farci cadere dalla padella alla brace. Per tutte queste tecnologie servono materie prime reperibili, sono in alcune parti del mondo, per essere economicamente sfruttabili, e l'estrazione di parte di loro è altamente inquinante. Parliamo di terre rare, di litio, di cromo. Nel 2022, stando a UBS, la Cina deteneva il 24% delle forniture mondiali di litio. Nel 2025 potrebbe portare l'ana quota al 32%.
La Cina ha il 58% della raffinazione del litio grezzo e il 35% di quella di nickel, il 71% di grafite e l'80% dell'offerta di terre rare. Capite bene come con l'idrogeno si bypassi, almeno in stragrande maggioranza, il problema di una dipendenza imbarazzante e a danno dei nostri equilibri e in ultima analisi della nostra libertà, e come certe ricerche corrano il pericolo di venire boicottate, comprese quella di Francesco Celani. L'idrogeno può veramente sconvolgere gli equilibri est-ovest, ma anche quelli inerenti al Medio Oriente, con alcuni paesi che tentano di buttarsi in questo business, poiché sanno che l'uscita quasi totale del fossile, prima o dopo, sarà inevitabile. Parliamo anche dell'Arabia Saudita. Il potere di influenzare o addirittura di ricatto andrà a scemare. Ovviamente c'è anche il pericolo, come già accaduto in passato, che alcuni gruppi di interesse acquisiscano tali tecnologie per seppellirle e per impedirne il loro sviluppo. E non parliamo solo dei soliti noti, ma anche le lobbies dell'elettrico o alcuni gruppi rivali che si occupino di altre tecnologie promettenti. Pensate un mondo in cui il petrolio venga estratto non per il suo valore energetico, come è ora, ma per un uso solo per la produzione di prodotti chimici, come anche avviene, anche se è secondaria. Bene, comunque. Quello che vogliamo fare è sensibilizzare, anche da un punto di vista geopolitico, l'importanza di un mondo dove non ci sia solo la dualità rinnovabile elettrico e fossile, ma un mondo dove tecnologie diverse riescano a convivere, a fornire energia nei settori dove sono più congeniali quelle tecnologie. Un mondo dove si arrivi veramente a un multilateralismo, che è un concetto ben diverso dal multipolarismo, quindi dalle sfere di influenza rigide, fortemente voluto da potenze come la Cina o la Russia. Parliamo ora dell'idrogeno in conclusione di questa lunga prefazione. L'idrogeno, come ultima considerazione, la propulsione all'idrogeno viene già usata e sfruttata in uno dei prodotti a più alta tecnologia, i sottomarini non nucleari a propulsione IP, cioè indipendente dall'aria, in cui la propulsione, anche se a basse andature, perché possono andare al massimo a 4-6 nodi con questo tipo di propulsione per il momento, è assicurata da fuel cells di idrogeno-ossigeno che producono energia formando acqua pura e permettono la permanenza sotto acqua anche per un mese o forse anche più senza riemergere. Sono sottomarini in dotazione a Germania, Italia, Giappone e India, ma già questa tecnologia rischia, come vedremo, di invecchiare precocemente. Bene, reintroduciamo di nuovo Francesco Celani, che penso nel frattempo si sia ricollegato. Francesco, allora, il premio, eravamo rimasti al... Va bene. Allora, non so a che punto, allora, vi ripeto, un comitato organizzatore misto internazionale ha deciso di fondare, di dare un nuovo premio alle persone che maggiormente, secondo loro, hanno contribuito negli ultimi 34 anni, a cercare di capire che cosa di strano, di importante, di utile avviene quando alcuni materiali specifici o leghe assorbono idrogeno oppure deuterio, che è un isotopo non radioattivo dell'idrogeno naturale, contenuto nell'acqua di mare nella proporzione di 1 su 6.400 in media. Al contrario del trizio, che invece... Il trizio purtroppo è radioattivo, una vita media bassa, intorno a 12-13 anni, però è comunque radioattivo. E questo idrogeno deuterio viene immagazzinato in luoghi opportuni dentro il reticolo cristallino, quindi nella materia normale, il cristallino, e poi sottoposto a situazioni di non equilibrio, cioè viene forzato a muoversi in qualche modo all'interno. A questo punto
la spiegazione dettagliata non ce l'ha nessuno, c'è solo il dato empirico che quando l'idrogeno all'interno si muove in modo più o meno controllato, si ha un eccesso termico che può essere piccolissimo a livello puramente accademico, oppure si sta cercando di potenziare per renderlo utile, applicabile. Semplicemente questo qui. Sembra una cosa banale, in realtà è estremamente complicato perché prima non si capiva come mai a volte usciva questo calore che non aveva una spiegazione ragionevole. Inoltre il quantitativo di calore emesso non era compatibile con la chimica nota. Ricordo che le reazioni più energetiche della chimica sono circa 4-5 eletronvolts, tanto per fare un numeretto. Le reazioni invece, l'integrale dell'energia prodotta in certi materiali in condizioni opportune, con immense difficoltà, era comunque centinaia, migliaia di volte più alto. Quindi sicuramente non era chimica, ma non era neanche nucleare, perché le reazioni nucleari hanno la caratteristica di produrre radiazioni misurabili secondo l'energia emessa, ma queste se c'erano erano veramente poche, quindi non commensurabili con il calore emesso. Questo non è il quadro della situazione. Più o meno Un come problema, funzione. cercando di semplificare, un problema estremamente difficile, ha tenuto impegnato centinaia, migliaia di persone nel mondo con difficoltà di vario genere. Non voglio starle a raccontare perché insomma, spesso ostacolati per motivi giusti o sbagliati, non sta a me giudicare. Anche boicottati, non andiamo a divangare certe cose che mi hai raccontato, ma sono gravi, molto gravi. La storia è storia, nel bene e nel male. Un punto solo va messo in risalto, che questo tipo di ricerca a livello mondiale è sopravvissuta principalmente perché il Giappone, il governo giapponese, le università, le industrie hanno capito che c'era qualcosa di buono e hanno perseverato per tanti anni. Le stesse ricerche sono state fatte anche in ambienti principalmente militari negli Stati Uniti e Russia, e qualcosa in Cina e in India, e a livello accademico, ma poco, in Italia, Francia, in Svezia, insomma, ecco, a macchia di leopardo. Diciamo, le cose sono andate bene alla fine. Per far capire, Tina, interrompo un attimo, ma per far capire che appunto è una cosa seria per chi ancora nutrisse dei dubbi ed è ancora con gli esperimenti di Pons e Fleischmann e Pons, 89. Sì, esatto, che per usare un francesismo sono stati ingiustamente sputtanati, possiamo dire così. Vediamo questo articolo di Affari Italiani nel 2021 in cui si dice appunto al via in Europa un progetto di ricerca sulle LERN in cui anche il tuo istituto appunto è compreso, quindi non si parla di qualcosa di teorico e di astruso o di magico, tra virgolette, nel senso deleterio del magico, non nel senso nobile, ma di qualcosa di estremamente concreto. Sì, hai perfettamente ragione. È un piccolo particolare, l'Europa dopo tanto tempo si è svegliata, un termine, ha finanziato un grosso gruppo di persone, un centinaio,
in tutta Europa, e a cui ha anche aderito all'esterno addirittura l'MIT di Boston, il MIT, alcune persone, e quindi 15 gruppi europei, un gruppo del MIT di Boston e un gruppo canadese, piccolo gruppo. Finanziamenti ovviamente soltanto alla componente europea. E finanziamenti purtroppo abbastanza limitati, meglio di niente. Comunque l'aspetto positivo è che c'è stato il timbro ufficiale della Comunità Europea. In Giappone i finanziamenti sono stati costanti e molto più sostanziosi. In Giappone principalmente è stata l'industria, la grande industria che... La Mitsubishi, mi pare. Mitsubishi, Toyota, anche un po' Nissan e tante altre piccole realtà. Ecco, ti interrompo un attimo perché io speravo, faccio una notizia, ne parlavo anche con i miei, con le mie conoscenze al porto di Trieste, per quanto riguarda la Mitsubishi, che doveva prendere a Trieste gli stabilimenti della ex Grandi Motori, cioè della Wärtsilä, cioè motori navali, che aveva abbandonato. Si sperava che la Mitsubishi potesse entrare come piede a terra in Europa anche per sviluppare queste tecnologie. Purtroppo il progetto è sfumato, ecco. È giusto una parentesi per comprendere l'importanza di queste tecnologie. Vabbè, allora l'Europa ha fatto un progetto quadriennale, stiamo un po' agli sgoccioli, forse verrà rinnovato con obiettivi più tecnologici, che il primo progetto era essenzialmente di ricerca di base, capire se c'era qualcosa di valido in questa ricerca, oppure era tutto un errore in buona fede fatto da migliaia di persone in 30 anni, insomma, alcuni di questi particolarmente bravi, ecco, nel loro campo. Per fortuna le cose sono andate bene. Nel frattempo i giapponesi non sono rimasti a guardare e hanno ulteriormente potenziato le loro ricerche. Ti interrompo per dire ti interrompo per dire che non ci sono i giapponesi, ma dall'altra parte del mondo c'è un personaggio e una società molto importante dietro, che noi tutti conosciamo, che ce l'abbiamo in questo momento nelle computer. In maniera indiretta, perché la persona è l'ingegner Carl Page, che ha fondato una società, Anthropocene Institute, e si occupa anche delle problematiche di tipo Lerna. Carl Page è il fratello di Larry Page. Ovviamente Larry Page si occupa di Google e fa i soldi, e Carl Page si occupa di ricerca di base altamente innovativa, hanno degli obiettivi completamente diversi. Comunque è attivo nel campo, ha finanziato ricerche, anche a noi ha dato qualche piccolo aiuto per le spese correnti, insomma, è una persona lungimirante. Poi c'è anche il DARPA, c'è il Pentagono. Poi il DARPA, DARPA è Defense Agency, quindi i militari americani. I progetti innovativi dei militari americani tradizionalmente sono fatti dal DARPA. Prima era molto attivo sui superconduttori ad alta temperatura, poi mano a mano poi intelligenza artificiale, e adesso sulle LERN. Hanno un progetto anche loro, 3-4 anni, non ricordo bene, però con meno persone, quindi esclusivamente americano, con vincoli opportuni perché sono militari. La NASA tradizionalmente ha lavorato su questo campo. La NASA è una grande istituzione, secondo me. Non hanno i paraocchi.
all'interno a persone estremamente brillanti e secondo me, questa è la mia personalissima opinione, ripeto, il primo esperimento che ha confermato quanto aveva trovato Fleischmann e Pons oltre a Jones nello Utah è stato fatto alla NASA dal dottor Gustav Karl Frälich, di origine tedesca. E Frälich ha usato un metodo ultra semplice per vedere se il fenomeno esisteva. Praticamente ha preso un tubo sottile di palladio argento, che aveva lavorato per tanti anni, quindi era molto poroso, l'ha messo dentro una camera e una parte l'ha pressurizzato con l'idrogeno oppure con il deuterio. Quindi ha fatto caricare prima questo tubo sottile e poi ha fatto il vuoto dalla parte interna. Quindi una struttura iper semplice. Si è accorto che nella fase di passaggio di idrogeno oppure deuterio si aveva un eccesso di temperatura che non aveva nessuna spiegazione plausibile in base alla fisica nota, chimica e fisica nota o metallurgia. L'esperimento era riproducibile, l'ha fatto tante volte e più o meno i dati erano simili. In particolare con il deuterio l'eccesso di calore, di temperatura era nettamente superiore. Quindi lui ha dimostrato in maniera semplice che il flusso di deuterio attraverso una parete sottile di un particolare materiale provoca un aumento di temperatura che non ha una spiegazione compatibile con quanto noto precedentemente. Con l'idrogeno anche lì c'era un aumento di temperatura, diciamo, misurabile. A questo punto, per evitare polemiche, ha imposto che il valore dell'idrogeno sia lo zero del sistema e comunque sottraendolo rispetto al deuterio c'era un guadagno netto. E purtroppo questo esperimento, per svariati motivi in cui non voglio entrare, è stato, diciamo, segretato per tanti anni. È un esperimento semplicissimo, meraviglioso secondo me. Se fosse stato diffuso, forse il mondo sarebbe andato in un'altra modo. Ormai è andata in Guarda, io ti metto un'immagine, sì, se riesco. Comunque la segretezza non è stata voluta dal ricercatore, ma dalla struttura, perché vabbè. Ecco, questo è un esempio, Lem Experiment for Dummies, come viene scritto, che ho trovato su internet. Non so se... non lo conosco, comunque può vedere. più o meno, ma in termini molto... Oppure ti metto quest'altra immagine, in termini che è un po' avveniristica, perché qua si parla già di turbofan che ne sono... Motori, sì. Sì, più o meno come e come funziona in termini semplici questa pila, diciamo, a idrogeno, anche se il termine è molto improprio. C'è un catodo, un andono, ovviamente c'è un impulso elettrico, come ne spiegavi, c'è appunto dell'idrogeno e del deuterio, ma in termini molto semplici come funziona? Allora, semplicemente è una evoluzione di quanto ha fatto il dottor Frälich, e l'evoluzione è di due tipi. La principale: non si utilizza più il palladio, che è un metallo nobile che costa quasi 4 volte rispetto all'oro, ma si è cercato di trovare dei materiali
a basso costo e soprattutto che avessero una diffusione sulla faccia della Terra estremamente ampia. Perché se uno è legato a un solo prodotto che ha una sola nazione o due nazioni, passa dalla padella del petrolio o del nucleare alla brace. O Quindi, delle rinnovabili come il litio, oppure delle terre rinnovabili, rare. poi sì, tutto il discorso. Quindi dal punto di vista temporale, nel 2010-2011, diciamo, i dati scientifici accumulati sono stati talmente tanti che in varie parti del mondo, indipendentemente l'un dall'altro, la comunità scientifica dell'ELERN ha deciso che bisognava passare dai metalli nobili a qualcosa che costasse poco e che E qui quasi arriva tutti Francesco Celani con sono una stato cosa. uno dei tanti, comunque sia. E dopo vari tentativi c'è stata una convergenza di materiali in Giappone e in Italia, per merito mio, per colpa mia, dipende dai punti di vista, su lega a base di rame nickel. È una lega talmente banale che è usata per fare le monete da 1 euro e 2 euro. Quindi, e prima era utilizzato in America per i cosiddetti nichelini, insomma, è un materiale particolarmente resistente, costa poco, è stabile, ha una serie di vantaggi. Aspetto la sorpresa delle leghe rame nickel, di cui ripeto è stata una sorpresa per tutti, è che ha la capacità di dissociare l'idrogeno o il deuterio dallo stato molecolare allo stato atomico migliore di tutti i materiali esistenti sulla faccia della Terra. 5 volte meglio del palladio, che prima era considerato il principe per la dissociazione, tanto per fare un confronto. E questo è avvenuto grazie a dei ricercatori polacchi che hanno usato dei super computer e sono messi a provare, a simulare vari materiali e i loro conti davano, guarda che la lega rame nickel per certe concentrazioni è migliore di tutti. E questo è successo nel 99. Questo lavoro purtroppo non è stato, cioè, sembrava più una curiosità che qualcosa di utile, e le persone che hanno sviluppato il rame nickel non erano a conoscenza, che hanno sviluppato nel 2010-11, ma non conoscevano questo lavoro, l'hanno conosciuto dopo, nei casi della vita, insomma. E poi i dati della simulazione dei colleghi polacchi si è visto che erano abbastanza validi. Il primo gruppo che l'ha sviluppato è stato in Giappone il professor Akito Takahashi, all'Università di Osaka e di Kobe, e partendo da certi presupposti, e anche noi indipendentemente partendo da altri punti di vista completamente diversi. Comunque c'è stata una convergenza, abbastanza convergenza di risultati, immense difficoltà come tutti, però si è capito che era una strada percorribile. Ricordiamo che a parte i problemi di affidabilità, i risultati pratici danno anche di una produzione di vapore ad altissime temperature. Allora, mano a mano, noi praticamente abbiamo fatto la scienza di questa ricerca e a forza di sbagliare, tipo un po' alla Edison, prove, errori, ma alla fine una qualche strada la trovi. E si è capito che i fenomeni miglioravano all'aumentare della temperatura. Quindi è stata una corsa verso le alte temperature. Fra l'altro, l'alta temperatura è comoda perché se uno pensa come obiettivo finale di fare un motore, più alta la temperatura della sorgente calda del motore,
più aumenta il rendimento. Ciclo di Carnot, insomma, penso più o meno tutti conoscono. E quindi una convergenza di fenomeni positivi. La fortuna a volte aiuta. Ma poi, tra l'altro, addirittura è troppo, come dicevi, elevato, perché se il diciamo vapore più prodotto conviene. Allora, della la fissione è... costantana, Sì, la arriviamo costantana a è il 900 limite, gradi. sì, la costantana come limite intrinseco temperatura di fusione di 1200 gradi. Si è visto che più aumenti la temperatura e più le cose vanno bene. Però è chiaro che non puoi arrivare alla fusione. Inoltre c'è il fenomeno degli hotspot, cioè delle zone in cui il materiale ha una temperatura locale particolarmente elevata, per cui si fonde e quindi alla fine poi diventa inutilizzabile. C'è un compromesso. Problema in questo momento, forse. Se è un problema diffuso che si cerca di trovare qualche soluzione. Ma per essere chiari, cioè se la temperatura di esercizio di, ad esempio, un motore nucleare di un sommergibile o di una nave arriva a 300-350 gradi, qui arriviamo addirittura a 900, dobbiamo abbassarlo, non alzarlo ulteriormente. Sì, però c'è il fatto che il rendimento della reazione migliora all'aumentare la temperatura, quindi uno è portato a aumentare il più possibile, ovviamente senza rompere nulla. Quindi c'è un opportuno equilibrio. Ora volevo dire un po' alcuni numeri riguardo l'energia prodotta per atomo. Da un ultimo lavoro che è appena uscito. Questo è l'ultimo, ma diciamo è questo, nel tempo sì, però prima un minimo di microstoria. Certo. Ricordo, nella chimica l'energia delle reazioni chimiche tipicamente sono 4-5 eletronvolt per atomo. Le reazioni Lerner, i primi anni, dopo fino a 12-13, i numeri erano intorno a 50-100 electronvolt, quindi 10-20 volte maggiori. E a un certo punto si è stabilizzati verso qualche migliaio, 5-10 mila electronvolt, quindi 1000-2000 volte maggiore della chimica nota. Quindi già questo è un traguardo. Quindi sicuramente non è chimica, è qualcosa di diverso. Non è nucleare convenzionale, perché non ci sono radiazioni macroscopiche pericolose. Ogni tanto qualcosa c'è, ma insomma, di nessun pericolo reale. E quindi il mondo più o meno si era stabilizzato fra 5.000 e 10.000, 20.000 electronvolt. Recentemente, un paio di mesi fa, il professor Casaggi, che è una persona estremamente prestigiosa a livello internazionale, dell'Università di Tohoku, a nord di Sendai, insomma, a nord di Fukushima, tanto per fare un riferimento, ha misurato l'energia prodotta da delle lamine opportune multistrato fatte da un altro collega giapponese, professor Yashiro Iwamura. È un sandwich nanometrico, quindi dimensioni delle lamine di questi strati da 2 nanometri fino a 15 nanometri, quindi messi in maniera opportuna, e tanti strati in cascata. Considera i moderni computer, quelli buoni, hanno 5-10 nanometri, quindi tecnologie molto spinte. E questo materiale è stato depositato su substrato in nickel e poi fatto il ciclo per misurare l'eventuale energia in eccesso prodotta. Il professor Casaggi ha usato una tecnica diversa da quella usata normalmente, molto raffinata, molto costosa, comunque aveva i soldi, e si è accorto
che l'energia considerata tipica per queste reazioni non è 5.000-10.000 eletronvolts per atomo di idrogeno, ma addirittura 500.000, quindi 100 volte maggiore. Questo, almeno 500.000. Questo numero dal punto di vista della fisica e della tecnologia è particolarmente importante perché le reazioni di fusione calda convenzionali, nel caso della deuterio, danno energie di 2 milioni e mezzo di eletronvolts. Quindi è un'energia solo 4 volte più bassa di quella nucleare di fusione calda convenzionale, senza avere tutti i problemi di radiazioni e di macchine ipercostose ancora da sistemare in maniera disfacente. Si parla sempre da 40 anni, saranno 40 anni, ma da 40 anni che si parla di 40 anni. Bisogna essere ottimisti. Va bene? Quindi è un qualcosa di incredibile. Questa notizia sta facendo il giro del mondo scientifico e se verrà ulteriormente confermata potrebbe essere una grandissima rivoluzione, perché si usa l'idrogeno, quindi l'acqua che uno si beve, tanto per, quindi non c'è male che vada, piove e uno lo raccoglie, rame e nickel fatti in maniera opportuna, in maniera nanometrica, e qui c'è parecchia tecnologia. Nel frattempo noi abbiamo perfezionato tecniche più povere perché i finanziamenti sono pochi. E comunque anche di questo è un discorso, comunque il materiale di base è la stessa e il principio di funzionamento è lo stesso, è flusso di idrogeno attraverso strutture submicrometriche particolari. Se uno riesce a fare queste cose in maniera controllata, durare a lungo nel tempo e a basso costo e tutto quello che uno potrebbe aver cambiato i vari monopoli che purtroppo esistono sull'energia. Mi piace ricordare che da quando l'uomo è uomo, sono circa 5.000 anni che si fanno le guerre per avere l'energia. Prima l'energia erano gli schiavi, considero nella società greca il 30% della popolazione erano schiavi, in quella egiziana di meno, perché lì erano pagati, in Grecia invece non erano pagati. La storia è un po' strana. A Roma c'erano abbastanza dinamiche per cui poi gli schiavi diventavano liberti, quindi diventavano cittadini romani, quindi in Grecia erano un po' più rigidi. Infatti il sistema greco è crollato. E poi dopo la rivoluzione industriale del 1700, 1800, si sono fatte le guerre per l'approvvigionamento del carbone, penso alla prima guerra mondiale, l'approvvigionamento del petrolio, seconda guerra mondiale. Adesso ci sono grandi tensioni per il metano e cose simili, quindi sempre per l'energia. Senza energia purtroppo non si fa nulla. Ricordo che la potenza che può sviluppare un uomo è intorno a 50-60 watt, una vecchia lampadina, ecco. Quindi ci fai ben poco. Direi. Quindi l'energia, anche qualche altro numero va detto, 1 chilogrammo di petrolio, supponendo che sia completamente utilizzato come il motore, ha una energia intrinseca di 45 milioni di joule. Quindi un numero molto molto grande. E per questo sono fatte le guerre.
che ha il petrolio o il metano, che alla fine come densità compresso, ma qualcosa di similare. L'energia nucleare è molto più densa, per ogni reazione convenzionale nucleare da fissione si hanno 200 milioni di electron volt per scissione di ogni singolo atomo, quindi un numero molto grande, milioni di volte più grande, tanto per dare un'idea. Però il problema delle scorie purtroppo tutti lo conoscono. La fusione è un fenomeno non spontaneo, quindi lo devi provocare. Ci sono delle macchine nel Sole, c'è un'immensa gravità e quindi la gravità è quella che mantiene il Sole acceso. La Terra è più piccola, quindi sono fatte delle macchine tokamak, vuol dire macchine elettriche, con immensi campi magnetici per confinare il plasma, raggiungere temperature che sono 10 volte più alte di quelle che stanno all'interno del Sole. Il Sole stanno a 5-10 milioni di gradi, i tokamak attualmente in funzione lavorano con 100 milioni, 200 milioni di gradi, quindi difficoltà tecnologiche incredibilmente. Io sono veramente ammirato per il lavoro che stanno facendo i colleghi della fusione calda. Oppure è meglio di implosione con laser, in cui adesso si è dimostrato il guadagno energetico positivo locale. Adesso hanno ottenuto un guadagno del 50%, mettono 2 megajoule, ne ottengono 3, 4, 80%. Ecco, tu metti però per fare un confronto, qual è il guadagno Allora, aspetta, volevo finire la storia del laser perché è molto bello. È stato un po' hanno giocato sugli equivoci e a me dà fastidio. L'energia per produrre questi fasci di laser, 192 fasci di laser, è stata da 2 a 300 volte maggiore dell'energia raccolta. Quindi è come se uno spendesse 300 euro per guadagnare 5 euro, insomma hai perso. Dal punto di vista scientifico un risultato eccezionale. Quindi sono due cose da separare e penso che sia molto difficile avere un guadagno netto, io lo chiamano con lo stile americano from well to wheel, cioè dal pozzo di petrolio alle ruote. Con laser mi sembra abbastanza difficile. Adesso stiamo 300 volte sotto, quindi è dura, veramente. Anche se è scientificamente importantissimo, interessantissimo, tutto quello che uno vuole. Con i tokamak si spera di riuscire ad arrivare a un guadagno netto di un fattore 5-10 e quindi netto, e quindi è una bella cosa. Con questa LERN, date certe premesse, c'è la possibilità di avere un guadagno netto decine di volte maggiore, molte centinaia di volte, ma con sistemi ultra semplici. Non serve costruire ITER, che è grande come un palazzo, un grosso palazzo, ma una piccola cella di laboratorio, un giocattolo di laboratorio che poi si può espandere, ma il bello è che 3-4 ricercatori possono fare esperimenti, ognuno con la propria testa, e trovare eventualmente delle soluzioni ottimali se sono opportunamente in contatto. Torno indietro, il discorso della candidatura che abbiamo avuto al Nobel per la pace era dovuto al progetto, all'idea Live Open Science, cioè il ricercatore fa gli esperimenti, ci sono tante telecamere che guardano cosa sta facendo e chiunque collegato in rete, interessato, poteva fare domande. E l'idea è nata da 2 colleghi, uno inglese e uno francese, mi hanno coinvolto e io insomma, entusiasticamente ho partecipato.
La Commissione Nobel per la pace che sta in Norvegia ha detto che insomma, la cosa era interessante, non abbiamo vinto, però insomma, è stata una bella esperienza. Quindi è il bello che poche persone, 5, 10, riescono, senza essere fra di loro collegati necessariamente con gli altri gruppuscoli nel mondo, possono portare avanti la ricerca. In particolare se dopo aver ottenuto certi risultati collaborano, discutono con gli altri colleghi e mano a mano si cresce anche abbastanza rapidamente. Ora, l'esperimento del professor Casaggi, se verrà riconfermato, è veramente distruttivo, perché si usa l'idrogeno che viene dalla pioggia, rame e nickel, anche se fatto in maniera difficile. Noi lo volevo fare in una maniera un po' più semplice, ma insomma sono elementi che stanno praticamente in quasi tutta la Terra, quindi il problema dell'egemonia sparisce di colpo. E vorremmo andare avanti. È qualcosa di si riesce a rifare in maniera controllata, più potenziare ovviamente, è meraviglioso. Quindi i motivi di tante tensioni, di tante guerre per l'energia sparirebbero di colpo. E quindi vabbè. Ognuno ha i sogni nel cassetto e poi vediamo. E vediamo. Perché il tempo è il tiranno, ormai ci abbiamo verso l'ora. Io ti faccio tre ultime domande, o tre comunque considerazioni. La prima è che comunque la Mitsubishi, il Clean Energy e altre, la Miura ne pare, è previsto che per i prossimi anni esca la prima applicazione pratica. Sì, Cioè sì. Allora, recentemente sono andato in Giappone per c'era un convegno della Japan Cold Fusion Society, proprio in città di Tohoku, e ho anche visitato i laboratori della un piccolo laboratorio di ricerca e sviluppo che è la Clean Planet, che è la parte preindustriale di queste ricerche a 60 km a sud di Tokyo, città di Kawasaki. E loro stanno cercando di fare dei prototipi industriali per l'applicazione reale. Ora, i maggiori finanziatori della Green Planet sono la Mitsubishi, il Mitsubishi Real Estate, cioè quelli che fanno gli appartamenti, i palazzinari, per intendersi. Poi Mitsubishi Banca, la Miura, che è una delle 7 più grosse industrie mondiali di bollitori industriali. Veramente qualcosa di incredibile. Hanno un know-how da sogno. La Miura tende verso le temperature più alte possibili per fare turbine e cose simili. Per quello un po' che ho capito, insomma, poi sai. Mentre vediamo qui proprio il disegno futuristico, ma più o meno questo qui, un'ipotesi è questa qui, sono vari sketch, vari rendering del sistema, ma il concetto non cambia. Mentre la Mitsubishi Palzinari vorrebbero usare questi reattori di qualche kilowatt per scaldare casa, eventualmente assemblarli insieme e arrivare a alcuni megawatt per scaldare condomini, l'acqua calda e cose simili. Eventualmente se la temperatura è ancora più alta, anche l'energia elettrica. Quindi si sta andando. Io ti chiedo, ecco, infatti questa sarebbe stata la seconda domanda, ci stai arrivando da solo. Diciamo un impianto, chiamiamolo così, che produce 1 megawatt, che sarebbe quello per un condominio, più o meno.
Quanto sarebbe grande? Ma avendo un po' una stima Più o meno. più piccola di una stanza di casa. Più piccola di una stanza di una casa. Sì. E poi ovviamente stanno le parti esterne, le pompe, ma insomma diciamo la parte attiva più piccola di una stanza di casa. Quindi un megawatt sarebbe anche un signor nel condominio, un complesso residenziale. Ecco. Sì, diciamo una stanza della cantina utilizzata per fare fare questo. Più che... Allora, tanto supponendo, come dire, i conti hanno sempre i loro limiti, le estrapolazioni. Attualmente, con quello esistente, la potenza emessa da questi strati, questi multilayer, è dell'ordine di 1 watt per centimetro quadro. Ma siccome lo spessore totale è 1/10 di micron, meno di 100 nanometri, supponendo di fare un sistema super compatto, con pochi centimetri cubi hai fatto il megawatt. Chiaramente questa è una estrapolazione, ma per far capire qual è la densità di potenza intrinseca del sistema. Quindi un megawatt non riesce a estrarlo in pochi centimetri cubi, devi spaziare, devi fare, ma le potenzialità del sistema sono enormi. Quindi va tutto industrializzato, ingegnerizzato, quello che vuoi, ma le potenzialità sono enormi. E forse l'esperimento anzi la misura, perché lui ha utilizzato delle lamine sviluppate dal professore Iwamura, che fornisce anche la Clean Planet. Quindi è solo fatto un apparato di misura particolarmente raffinato e con tecniche non convenzionali. Nessuno ci aveva pensato prima. E, insomma, i risultati sono belli. Ti ho mandato il preprint del lavoro, forse sarebbe opportuno diffonderlo ulteriormente perché vale la pena. Non è facilissimo perché alcune cose... No, non ci ho capito, non esageriamo. Meno della metà, ecco, per essere Vabbè, basta. Il punto chiave è che la densità di potenza è similare a quello della fusione calda, con tecniche iper semplici. Cioè, questo è il noccio della situazione. della questione. Perciò dico che potrebbe essere una vera rivoluzione. Assolutamente sì. Però è l'ultima domanda a questo punto. Tu hai sempre più difficoltà per continuare a lavorare, sei uno dei maggiori ricercatori a livello mondiale. Ma allora è chiaro che se uno vuol fare qualcosa, non solo io, ma tante altre persone che rompono gli equilibri esistenti, c'è la resistenza di chi detiene il potere e non vuole che altre persone entrino in qualche modo. È un modo, diciamo, miope, perché se il mondo crolla, se si distrugge per tutti, anche per loro. Però nel frattempo hanno i soldi o vogliono gestire il tutto. Secondo me, al punto in cui è arrivata questo tipo di ricerca, sarà molto difficile bloccarla. Potranno rallentarla, ma è troppo tardi. Perché sono tanti esperimenti che più o meno danno numeri non troppo diversi tra di loro. Quindi che tutti si siano sbagliati mi sembra un po' difficile. No, ormai no. Alcune linee di ricerca non funzionano per tantissime persone, vuol dire che c'è un problema intrinseco da superare. Altre, i sistemi a multistrato o quelle con i fili, oppure... Però, queste sono, ripeto, tutte reazioni forzate. Questo è un bene e un male. È un bene perché se per caso la reazione ti scappa di mano, basta che spegni lo stimolo e si spegne immediatamente.
È un male perché devi impiegare l'energia per farla partire e la difficoltà è che l'energia immessa per stimolare costa. Quindi deve essere questa energia immessa più piccola possibile rispetto all'utile e si chiama in gergo il COP, Coefficient of Performance. Cioè, metto 1 per avere 1,5, allora il 50%, se metto 1 e guadagno 10 ho il 1000%, tanto per avere un'idea. Ogni cosa c'è pro e contro, non esiste il mondo ideale. Sì, comunque qui metti 1 e hai il -8 se ho ben capito. Allora, gli americani del laser mettono 300 e guadagnano 0,5, quindi quello è il caso orribile. Però l'anno scorso ha fatto uno scalpone mediatico incredibile, perché hanno considerato soltanto lo stadio finale, cioè tutta l'energia che serve per attivare i 192 laser l'hanno semplicemente trascurato. Abbiamo detto, scientificamente ci interessa l'ultimo stadio, tutto il resto fa parte dell'organizzazione, dalla parte giusta, dalla parte diciamo, scorretto. Però ecco, l'ultima domanda, perché ormai abbiamo superato l'ora, quindi se siamo fuori, però tu hai difficoltà ad andare avanti perché tu hai uno sempre il caso mio è diciamo, emblematico. Ho stato nell'istituto, ho avuto delle persone che mi hanno aiutato tantissimo e anche tanti nemici, e la cosa antipatica è che i nemici erano quelli che non avevano mai lavorato nel campo, cioè per sentito dire hanno deciso che io ero la pecora nera, pregiudizio, non so perché, so. Chi invece più o meno sperimentale oppure teorico a larghe vedute non mi ha ostacolato, diciamo, ha cercato in qualche modo di aiutarmi. Dipende chi ha il potere in quel momento per... a me sono arrivati addirittura a distruggere i documenti di laboratorio. Sì, non volevo dirlo perché forse... però è una cosa che è stato addirittura un processo, poi il colpevole assolto per insufficienza di prove. A me. Stendiamo un velo pietoso, ma per capire a che livello è arrivata l'opposizione. Distruggere i quaderni di bordo, si chiamano i logbook in gergo, pur di bloccare o prendere a martellate la vetreria o distruggere strumentazione. Bisogna fare un rispetto e bloccare tutto. La cattiveria a volte umana è incredibile. Eppure le persone esistono, non sono... Non è fantasia. Qualche volta nemmeno non è un film, ma è vero. Persone in carne e ossa che normalmente si comportano in maniera normale e poi così la testa gli parte e vabbè. Però il punto è che se c'è qualche persona influente o che ci ascolta, che casomai anche a livello governativo, a livello scientifico, tenete presente appunto di poter far andare avanti e di continuare le ricerche. Sì, poi ci sono normative burocratiche per cui il limite massimo di età, poi uno può fare gli esperimenti, un certo numero, ma la mia opinione è che lo sperimentale, se è in buona salute e riesce a fare quello che serve, lavora finché ne ha voglia. Cioè, non deve essere l'anagrafe a decidere se uno può lavorare, ma deve essere il medico. Nell'ipotesi che qualche ministro e soprattutto lo psicologo, lo psichiatra, perché puoi anche essere in buona salute, ma c'hai la testa che non funziona bene e quindi diventi pericoloso per te e per gli altri. Per cui... Invece, quello che conta è il timbro dell'anagrafe, ma insomma è un po' limitativo, è sbagliato secondo me. Io sono, ripeto, fautore al giorno d'oggi. che uno lavora in certi luoghi abilita sana e robusta costituzione per svolgere quel lavoro che deve fare, che vuol fare.
E questo non c'entra niente con l'anagrafe, non c'entra da nessuna parte, perché uno può essere incapace a 20 anni oppure a 80 anni. Ricordo solo una cosa, ti interrompo, ricordo solo una cosa, che negli Stati Uniti, nelle domande di lavoro, di assunzione, è vietato per legge mettere l'età. E mi sembra giusto. Ecco, grazie. Grazie a te. E appunto faccio l'ultimo appello: se c'è qualche pezzo grosso, se c'è qualche ministro, eccetera, un D'Urso, nell'improbabile ipotesi che ci abbia ascoltato, che tenga appunto a mente le necessità del dottor Francesco Celani e che faccia in modo che queste lavorare in santa pace, uno chiede tanto, non avere rotture. Esatto. Grazie di nuovo. Grazie ancora, grazie per essere venuto, per essere stato nostro ospite. Quindi alla prossima puntata flash di NNGED sul Mar Rosso. Grazie ancora Francesco Celani, grazie per averci ascoltato. Buona serata. Altrettanto.